Salutare, prieteni! Numele meu este Vlad și așa cum v-am obișnuit, astăzi vom discuta despre regizorii COVID. Începem cu locul de plecare al virusului din Wuhan. Multe voci, mai puțin auzite, vorbesc despre un laborator de cercetare care ar fi aruncat în lume acest virus. La început, nu s-a luat nicio măsură de combatere a virusului și nici nu au fost anunțați partenerii institutului din Wuhan, cum ar fi Institutul Național de Sănătate din America, Uniunea Europeană sau Organizația Mondială a Sănătății. Oare China nu a dorit să raporteze de la bun început acest virus pentru interesul propriu? Sau poate Organizația Mondială a Sănătății nu a dorit să informeze mai repede restul statelor lumii pentru că avea un interes financiar? Haideți să vedem cine este Tedros, directorul OMS. Ne spun italienii din materialul următor. Haideți să-l urmărim. È il 28 gennaio scorso. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, è seduto accanto al presidente cinese Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino. Fintanto che rafforziamo la nostra fiducia, ci aiutiamo reciprocamente a controllare e prevenire il virus in modo appropriato e ad applicare i piani in modo preciso, certamente sconfiggeremo questa malattia. Il tema è la gestione del coronavirus. Tedros elogia apertamente il governo cinese, ma non si sa su quali basi, visto che l'OMS non ha ancora fatto una vera ispezione in Cina. Appena il virus è stato individuato, il genoma è stato condiviso immediatamente, in modo che altri paesi possano usarlo. E fianco a fianco avete intrapreso serie misure di salute pubblica e davvero noi ne siamo orgogliosi. E l'altro elemento importante è l'impegno politico e la sua leadership personale, che noi abbiamo seguito. E anche la sua squadra, che contribuirà a fermare questo virus. Hanno percepito la gravità, ma aspetteranno ancora 18 giorni per recarsi in missione sul campo. La Cina ha detto tutta la verità su Covid-19? C'è uno Stato che ha detto tutta la verità su Covid-19? Io dubito. Dall'inizio nessun governo vuole dichiarare un'epidemia a casa propria, nessuno, mai, perché questo confligge con commercio e la Cina è il hub produttrice del mondo, quindi insomma non è così semplice. Tedros è anche un personaggio politico. Come tutti quelli che arrivano a fare il direttore generale dell'OMS. Tedros è il primo africano che riesce a scalare i vertici dell'OMS. Nel suo paese, l'Etiopia, è stato ministro prima della sanità, poi degli esteri in governi che non hanno esitato a usare la violenza contro le opposizioni. Il suo partito è il temuto TPLF, il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Durante la gestione del governo etiope, il TPLF è stato accusato di moltissimi episodi di corruzione. Tedros non solo era membro di quel governo, Tedros è una figura di primo piano del partito TPLF. Che rapporti ha il partito, il TPLF, con la Cina? Il TPLF, che era la forza principale di governo, è quello che ha aperto le porte dell'Etiopia alla Cina. Secondo lei Tedros quanto è riconoscente alla Cina? Le voci vogliono che lui sia molto riconoscente. Il TPLF ha legami molto forti con la Cina. Nella sua elezione a capo dell'OMS, Tedros ha avuto il sostegno di tutta l'Unione Africana, cioè di quel continente dove la Cina in questi anni ha investito un fiume di denaro per testare la nuova via della seta. Nell'Etiopia di Tedros sono arrivati miliardi di investimenti, soprattutto in infrastrutture. Questa è la ferrovia che collega Addis Abeba a Djibouti, 756 km, un'opera strategica per il continente, costata 4 miliardi di dollari e un gran ruolo lo hanno avuto le banche cinesi. Le stime sono che la metà del debito etiope sia nelle mani dei cinesi. Tedros è stato, designato e appoggiato da tutta l'Unione Africana, no? Sì. L'Africa quanto si è legata dal punto di vista economico alla Cina in questi anni? Tanto, e molti paesi africani oggi si sono accorti che questo abbraccio cinese verso il continente non era gratuito. Cosa sono le clausole collaterali? I cinesi, se tu non gli dai da quell'infrastruttura, che sia un porto, sia un'autostrada, non rientrano dell'investimento fatto sugli accordi presi, si prendono la gestione diretta di quell'infrastruttura. Ti tengo un po' in pugno così però. Ti tengo un po' in pugno.
voti segreti sono custoditi in questo palazzo dell'Unione Africana. Qui si riuniscono i 56 paesi dell'organizzazione, un regalo da 200 milioni di dollari del governo di Xi Jinping, comprese le infrastrutture digitali per le comunicazioni, che secondo un'inchiesta di Le Monde, contestata dagli interessati, i cinesi hanno usato per spiare le attività dell'Unione Africana. I dati che passavano per il quartier generale dell'Unione Africana venivano intercettati dal governo cinese all'interno di questa stessa infrastruttura. Quindi la Cina era in grado di conoscere i segreti dell'Unione Africana in maniera facile? Sì, in maniera quasi diretta. La Cina ha rapporti molto stretti con i paesi più disparati, dal Sudafrica all'Angola fino alla Nigeria, Etiopia, ma c'è anche Djibouti, dove la Cina ha nel 2017 creato la sua prima base militare all'estero. Soldi, investimenti, è questo il filo che tiene legato in questo momento Tedros alla Cina? Senz'altro. Quel che è certo è che l'OMS, guidato da Tedros, ha guardato con una certa indulgenza i ritardi delle comunicazioni cinesi sulla diffusione del Covid-19. È il 14 gennaio, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal suo account ufficiale twitta che dalle indagini condotte dalle autorità cinesi non emergono chiare evidenze di una trasmissione da uomo a uomo del virus. Le prime ammissioni arriveranno 8 giorni dopo, il 22 gennaio, quando già si contano migliaia di contagiati. Noi ci abbiamo messo una settimana a capire che, prima di tutto, la presenza di persone sintomatiche non coincide con l'inizio della diffusione dell'epidemia, perché noi ci abbiamo avuto il primo caso sintomatico il 20 febbraio e nel frattempo ci avevamo già il 3% della popolazione infetta. Ora spiegatemi voi com'è possibile che c'è un caso sintomatico e il 3% della popolazione infetta. Questi come sono sorpresa? L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha detto tutta la verità di quello che sapeva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso ad occhi chiusi, senza fare tutte le verifiche, quello che i cinesi hanno detto e le ha fatte proprie. I dati a nostra disposizione fin dall'inizio non combaciavano con i dati che avevano pubblicato i cinesi. Aspettare il 22 gennaio per ammettere il contagio da uomo a uomo è stato tardivo. Alla fine di questa epidemia l'Organizzazione Mondiale della Sanità probabilmente ci avrà delle spiegazioni da dare. Dovrà spiegarci se una struttura fatta di burocrati pagati profumatamente sia giustificata sulla base dei risultati di quello che è successo finora. Andrea Crisanti è il virologo che ha gestito l'emergenza Covid in Veneto, è l'artefice del famoso modello Vo, tamponi a tappeto anche per gli asintomatici, ha studiato le curve dei contagi comunicate dalla Cina e si è accorto che manca qualcosa. Manca un pezzo della curva. Guardi la curva italiana o guardi la curva spagnola o guardi anche la curva americana, lei vede praticamente questa forma praticamente a I greco che sale così, e questa è la fase esponenziale e poi inizia questa curva a campana. Esatto. La parte cinese manca tutta questa parte qui, manca la cosiddetta fase esponenziale. Che vuol dire questo secondo lei? Vuol dire che sicuramente, perlomeno io lo interpreto, che manca un grosso pezzo della storia dell'epidemia. Secondo lei quando è partita davvero questa epidemia? Tra fine ottobre e inizio novembre forse, ecco. Cioè noi ci mancano 2 mesi Ci di mancano storia. 2 mesi e mezzo buoni. Mancano cioè quei 2 mesi che avrebbero potuto cambiare il destino del mondo. In uno studio dell'Università di Hong Kong, che collabora per ironia della sorte con l'OMS, viene pubblicato uno studio secondo il quale il 20 febbraio in Cina ci sarebbero stati 232.000 casi di Covid-19, cioè 4 volte in più di quelli dichiarati ufficialmente dal governo cinese. Ecco, è importante ripercorrere alcune date sulla vicenda. L'8 dicembre si ha la notizia per il primo contagio, che poi risaliva al 17 novembre. Tra il 24 e il 27 dicembre alcuni laboratori di analisi avrebbero ricevuto campioni e isolato la sequenza del virus. Il 30 dicembre il dottor Li Wenliang avvisa i colleghi e i cittadini della presenza del virus e gli dice: fate attenzione, usate delle precauzioni, ma la polizia lo obbliga a dire che ha diffuso
diffuso notizie false e il medico morirà poi proprio a causa del virus. Ma lo stesso giorno, il 30 dicembre, anche la dottoressa Aifen, responsabile del reparto di terapia d'urgenza dell'ospedale pubblico di Wuhan, dichiara di aver letto chiaramente un referto dove si faceva riferimento alla patologia SARS coronavirus, dove era addirittura cerchiata la parola. Il 31 dicembre, secondo Citizen Lab dell'Università di Toronto, sulle piattaforme social come WeChat sarebbe partita la censura, sarebbero state censurate 132 parole, quali autorità locali, epidemia, governo centrale, insabbiamento. Si tratta di date fondamentali perché è proprio in quel momento che la Cina sta informando l'OMS e tuttavia non gli dice che c'è ancora una trasmissione uomo-uomo, parla di una polmonite dalle cause sconosciute. Il 3 gennaio la Commissione Sanitaria Nazionale cinese avrebbe ordinato di distruggere i campioni analizzati. Ne dà notizia Caixin, il giornale che poi è stato censurato e che sostiene di aver visto quell'ordine. Il 9 gennaio è ormai ufficiale che l'epidemia è scoppiata e a Wuhan si dice appunto ufficialmente che è dovuta a un nuovo virus. Solo l'11 gennaio viene confermata la prima vittima in Cina, 11 gennaio. Il 12 invece il laboratorio dello Shanghai Public Health Center viene chiuso. Un suo professore, Zhang Yongzhen, aveva messo online la sequenza del virus. Il 18 e 19 gennaio, secondo il Wall Street Journal e il Washington Post, nonostante l'ufficialità dell'epidemia a Wuhan, si sarebbe consumato il banchetto più ricco della storia, 40.000 invitati, il più affollato al mondo. Il 23 gennaio viene annunciato il lockdown di Wuhan, ma il sindaco ammette in maniera disarmante che già erano uscite nei giorni precedenti 5 milioni di persone. Tuttavia l'OMS non dichiara ancora l'emergenza di salute pubblica di livello internazionale. Il 25 gennaio e il 1 febbraio, tra il 25 e il 1 febbraio, l'imprenditore Fang Bin carica su Facebook questo video dove si vedono 8 cadaveri. Ecco, di questo imprenditore si sono perse le tracce. Poi il 30 gennaio finalmente l'OMS dichiara che è emergenza sanitaria globale per il Covid-19. Il 5 febbraio la Cyberspace Administration cinese, agenzia governativa che regola il web, annuncia che saranno puniti tutti coloro che diffonderanno notizie che infondono paura sul web. I 2 giornalisti attivisti che avevano lanciato l'allarme sulla credibilità delle versioni ufficiali sono scomparsi dopo essere stati arrestati dalla polizia a inizio febbraio. L'Organizzazione cinese per la difesa dei diritti umani pubblica una lista che raccoglie 897 casi di repressione. Il 18 marzo invece la Cina ritira l'accredito stampa ai giornalisti del New York Times, del Wall Street Journal e del Washington Post. Ecco. Non siamo pronti per la prossima epidemia. Chissà con chi ce l'aveva Bill Gates, perché se parlava dell'impreparazione dell'OMS e di chi fa le scelte sulle politiche da adottare, allora bisogna anche vedere chi è che la condiziona, chi contribuisce alle sue entrate. Il suo bilancio ha totalizzato 5,6 miliardi di dollari lo scorso biennio, ma nemmeno il 20% sono le quote fisse pagate dagli stati. Oggi un'organizzazione che controlla più o meno il 20% del proprio budget è, come si può capire, un'organizzazione che è ingestibile. L'OMS si è trasformata in una specie di service provider. L'80% del budget è versato da stati e privati su base volontaria, mettono i soldi e decidono per cosa si spendono. L'OMS negli ultimi 20 anni è stata privatizzata. L'operazione l'ha completata la direttrice Margaret Chan durante il suo mandato triennale. Ma chi ha fatto comodo trasformare l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fatto in un'agenzia privata? Principalmente all'industria farmaceutica.
E la verità, volendo essere un po' cinici, è che i paesi industrializzati fino a 4 mesi fa volevano un OMS senza molti poteri, per non danneggiare la propria industria. Qual è il peso, secondo lei, obiettivamente il peso delle aziende farmaceutiche dentro l'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi? È molto, 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 molto forte, perché oltre ad essere donatori, si dà il caso che siano totalmente protetti dai paesi in cui si trovano. Non oggi, da diversi anni. Il primo donatore, gli USA, ha annunciato pochi giorni fa di ritirare i fondi. Oggi ho detto alla mia amministrazione di fermare i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. I contribuenti americani stanno pagando tra i 400 e i 500 milioni di dollari all'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno. La Cina contribuisce circa 40 milioni di dollari e forse anche meno. Ma dopo gli USA, il secondo donatore all'OMS non è uno Stato, ma Bill Gates. La sua fondazione versa più di $500 miliardi all'OMS ogni biennio. Di fatto stabilisce lui quali sono le priorità dell'organizzazione. Report ha scoperto che il trust di Gates ha investito in azioni nel campo sanitario per circa $320 milioni. E se Gates condizionasse da donatore su cosa l'OMS deve investire, il conflitto di interessi sarebbe enorme. Il trust investe e genera la massa di soldi che poi passa alla fondazione. E si tratta di cifre importanti, cioè oltre 5 miliardi di dollari. La fondazione a questo punto elargisce questi soldi, quindi fa quello che vuole. Quindi lei dice Bill Gates è di fatto diventato il proprietario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le faccio un esempio di qualcosa di molto scioccante che ho visto quando ero all'OMS. All'Assemblea Mondiale della Salute Bill Gates è stato invitato dalla direttrice. Ha avuto 40 minuti per parlare con i ministri della salute. Nessun ministro della sanità di qualsiasi paese del mondo, che si tratti di Francia, Italia o Inghilterra, ha più di 5 minuti per parlare all'Assemblea Mondiale. Quest'uomo può avere un sacco di soldi, ma non è un esperto di salute pubblica. Bill Gates sta uccidendo l'OMS e cerca di dimostrare al mondo che è un grande filantropo che si preoccupa della salute dell'umanità. De asemenea, haideți să vedem care sunt partenerii Organizației Mondiale a Sănătății care pompează sume colosale pentru interesul propriu. Conform informațiilor din platforma OMS, unul dintre cei mai mari donatori este fundația lui Bill Gates, cu o valoare de 455 de milioane de dolari în perioada 2018-2019. Dacă intrăm pe site-ul fundației lui Bill Gates la secțiunea How We Work, jos în stânga, la subsecțiunea Awarded Grants, regăsim donațiile efectuate de către fundație și scopul acestora. Putem bifa în secțiunea Program, subsecțiunea Global Health și vom observa că ne apar 1000 de donații începând cu luna mai 2019. Printre acestea regăsim câteva nume sonore cum ar fi Barcelona Institute, BioNTech, CDC Foundation India, Clinton Health, Fundația Institutului Național de Sănătate din America, Rockefeller University, Mologic Anglia, Enterprise LLC, Ivy Korea, UNICEF și altele. Toate aceste organizații se ocupă cu dezvoltarea de vaccinuri. Așadar, nu trebuie să ne mire faptul că Pfizer și BioNTech au pornit cercetările pentru un vaccin ARN mesager încă din anul 2018, iar Fundația Gates a atenționat din 2015 apariția pandemiei. În concluzie, sunt sute de organizații care formează o întreagă caracatiță ce se ascunde sub o umbrelă numită Salvarea Omenirii. Observăm de asemenea că pe cele mai multe dintre platformele de prezentare ale acestor organizații, imaginea principală de fundal este reprezentată de copii săraci și suferinți pentru a crea empatia oamenilor și a lăsa impresia că aceste organizații luptă pentru binele suprem. Doar uniți și informați putem învinge. Abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru viitoarele informații. Vă mulțumesc!